Benvenuti al quarto episodio del ciclo cretese, oggi dedicato al mito di Dedalo e Icaro. Nelle puntate precedenti abbiamo già incontrato Dedalo, geniale inventore alla corte di Minosse e Pasifae, sovrani dell'isola di Creta. Dapprima Dedalo aiutò la regina Pasifae costruendo per lei una vacca di legno che le consentì di unirsi al toro sacro del quale si era perdutamente innamorata e di generare così il Minotauro, la mostruosa creatura dal corpo umano e la testa di toro. Poi Dedalo aiutò Minosse, costruendo per lui il labirinto dove rinchiudere il Minotauro. Infine l'inventore aiutò la principessa Arianna svelandole il segreto che consentì a Teseo di uccidere il Minotauro e uscire illeso dal labirinto. Teseo così lasciò Creta portando con sé Arianna. Da qui riprende oggi la nostra storia. Scopriremo il misterioso passato di Dedalo e narreremo il mito di Icaro, suo figlio. Minosse, furioso per aver perduto la figlia Arianna, ne incolpò Dedalo. Il genio venne dunque imprigionato nel labirinto insieme al suo giovane figlio, Icaro. Ogni notte il sonno di Dedalo era sconvolto da terribili incubi. Icaro svegliava il padre, ma questi nulla raccontava dei suoi orribili sogni. Un oscuro passato nascondeva infatti Dedalo. Ma chi era? Dedalo era un erudito ateniese, vero e proprio genio universale, era scienziato, architetto, scultore e inventore. Ad Atene aveva un giovane apprendista, era suo nipote, figlio di sua sorella. Ma il giovinetto ben presto dimostrò di avere un talento superiore a quello del maestro. Dedalo ne divenne oltremodo invidioso. Così un giorno portò il fanciullo sull'Acropoli, in cima al tempio di Atena. Lo guardò fisso negli occhi, poi lo spinse facendolo precipitare. Da allora quello sguardo, quegli occhi ogni notte tormentavano i sogni di Dedalo. Temendo che si scoprisse il turpe assassinio, Dedalo fuggì da Atene e si rifugiò a Creta, alla corte del potente Minosse, che fu ben lieto di accogliere il grande genio. Ma ora questi non godeva più dei favori del re. La sua prigionia gli era ormai diventata intollerabile. Circondato dal mare e prigioniero nel labirinto, Dedalo si disse: Minosse può sbarrarmi le vie della terra e del mare, ma non è padrone del cielo. Io fuggirò attraverso il cielo. Così Dedalo, col suo ingegno, si avventurò in un campo della scienza fino ad allora inesplorato, il volo. Studiò accuratamente il volo degli uccelli e riuscì a progettare una macchina per volare. Poi si mise all'opera con pazienza. Lavorò alacremente giorno e notte per costruire 2 paia di grosse ali, una per sé e l'altra per l'amato figlio Icaro. Raccolse tutte le penne d'uccello che cadevano nel labirinto, le dispose una accanto all'altra, dalle più piccole alle più grandi, e le fissò con della cera, creando una leggera curvatura per imitare le ali degli uccelli veri. Quando finalmente la prodigiosa opera fu terminata, Dedalo si mise le ali e provando a sbatterle rimase sospeso per aria. Funzionava! Allora mise le ali anche al figliolo, spiegandogli: Icaro, figlio mio, ti raccomando di volare sempre a mezza altezza tra il mare e il sole. Volando troppo in basso, l'acqua del mare potrebbe appesantirti le ali e farti inabissare nel fondo dei mari.
Se invece volassi troppo in alto, allora il calore del sole potrebbe sciogliere la cera facendoti precipitare. Mentre Dedalo istruiva il figlio e gli sistemava le ali, una lacrima bagnò le sue guance di vecchio e un tremito scosse le sue mani di padre. Poi, dopo aver baciato Icaro, Dedalo si levò per primo in cielo, pieno di timore per il giovane figlio, come un uccello che porta fuori dall'alto nido la sua tenera prole. Lo esortava a non restare indietro e mentre batteva le sue proprie ali si volgeva a guardare come il figlio muoveva le sue. Poi, quando si assicurò che Icaro fosse ormai in grado di seguirlo, Dedalo si concentrò sulle correnti dei venti per trovare il percorso migliore. Intanto Icaro iniziò a provar gusto per quello strepitoso volo. Padroneggiava ormai le sue favolose ali e senza più badare alla sua guida prese a giocare col vento. Ebbro di gioia, sperimentava manovre sempre più ardite. In preda all'euforia seguiva gli uccelli in mille acrobazie. Inebriato dal volo, divenne sempre più audace e iniziò a volare in alto, sempre più su, su. Poi notò qualche piuma cadere in mare. Si era avvicinato troppo al sole e la cera che saldava le penne si stava sciogliendo. Immediatamente, una dopo l'altra, Icaro vide staccarsi tutte le piume. Agitando inutilmente le braccia ormai nude, Icaro precipitò a capofitto nell'impetuoso mare, che lo inabissò, soffocando il suo grido di invocazione al padre. Il disgraziato padre, che padre più non era, disperato urlava: Icaro, Icaro, dove sei? Poi vide delle piume sulle onde, allora capì. Mentre Dedalo piangeva lo sventurato figlio, un uccello applaudì con le ali, manifestando col canto la sua soddisfazione. Dedalo si volse verso l'irrispettoso uccello e con orrore ne riconobbe lo stesso sguardo che popolava i suoi incubi. Erano gli occhi del nipote che Dedalo, tanti anni prima, preso dall'invidia, lanciò dal tempio di Atena. Infatti quella volta, mentre il talentuoso apprendista precipitava dall'Acropoli, la dea Atena, colei che protegge le persone di talento, lo sostenne, trasformandolo in un uccello libero di volare.